È iniziato con un cambiamento inaspettato che non potevo ignorare, anche se ci provassi. Mi chiamo Ethan e per anni ho pensato che la mia vita fosse perfetta. Ho sposato Jenna appena usciti dal college, travolti da quel tipo di romanticismo di cui la gente scrive storie. Ma la vita reale non è una favola. È caotica, complicata e a volte decisamente brutale. Jenna era l'amore della mia vita, o almeno così pensavo. Avevamo 2 bellissimi bambini, una casa accogliente e il sogno di invecchiare insieme. Ma l'amore non ti protegge dal tradimento e la fiducia, una volta infranta, è difficile da ricostruire. Potevo capire che qualcosa non andava il giorno in cui Jenna entrò nella stanza evitando il mio sguardo, stringendo la sua tazza di caffè come fosse un'ancora di salvezza. La sua risata vivace era stata sostituita da sorrisi forzati e il suo tempo al lavoro sembrava estendersi sempre più tardi. Volevo credere che fosse solo stress, un periodo difficile che potevamo superare insieme, ma la verità era molto più oscura e sinistra di quanto potessi immaginare. Jenna aveva iniziato a lavorare in una elegante azienda tecnologica dove si era rapidamente fatta un nome. Fioriva tra i suoi colleghi un gruppo di persone più interessate agli happy hour e alle feste notturne che alle responsabilità dell'età adulta. All'inizio l'ho incoraggiata. Dopo anni come mamma casalinga, meritava la possibilità di brillare. Poco sapevo che proprio ciò che supportavo avrebbe portato allo sfaldamento delle nostre vite. È iniziato in modo sottile, chiamate perse, scuse a metà e una distanza crescente che non riuscivo a colmare, non importa quanto ci provassi. La donna che una volta condivideva ogni dettaglio della sua giornata, ora sembrava vivere in un mondo a cui non ero invitato. Poi, una notte, sganciò una bomba. «Ho pensato», disse, la voce esitante ma gli occhi fermi. «E se aprissimo il nostro matrimonio? Solo per esplorare, sai, mantenere le cose eccitanti». La mia mascella quasi toccò il pavimento. «Di cosa stai parlando, Jenna? Siamo insieme da anni. Perché ora?» Scrollò le spalle, mascherando il suo disagio con un sorriso forzato. «Sento solo di essermi persa così tanto. Non vuoi vedere cosa c'è là fuori? Potrebbe renderci più forti». L'audacia delle sue parole mi lasciò sbalordito. Presentò i suoi desideri egoistici come una sorta di approccio moderno e illuminato all'amore. «E come un folle», acconsentì, sperando di salvare qualcosa che già stava crollando. Nel giro di poche settimane, la trasformazione fu innegabile. Jenna divenne un fantasma nella nostra casa. Il suo tempo consumato da qualcuno che presto avrei disprezzato. Il suo manager, Damon. Alto, affascinante e con quel tipo di sicurezza che sfocia nell'arroganza, Damon era tutto ciò che io non ero. Potevo vedere come Jenna si illuminava quando menzionava il suo nome, come la sua voce si addolciva e il suo sorriso si allargava. Una notte, mentre mettevo a letto i bambini, Jenna era fuori con le amiche. Il suo telefono vibrò sul bancone, lo schermo illuminato da un messaggio di Damon. «Non riesco a smettere di pensare a te stanotte. Domani, stesso posto?» Non avevo bisogno di leggere oltre. Il tradimento era scritto in quelle poche parole e il mio mondo crollò. Ma invece di affrontarla immediatamente, decisi di giocare sul lungo termine. Se Jenna voleva giocare d'azzardo con il nostro matrimonio, mi sarei assicurato che la posta in gioco fosse più alta di quanto potesse immaginare. Mi buttai nel lavoro, dove incontrai Claire, una dirigente di marketing arguta e senza fronzoli. Era tutto ciò che Jenna non era, concentrata, genuina e ferocemente leale. Quella che iniziò come cameratismo professionale presto sbocciò in qualcosa di più profondo. Claire era la mia ancora di salvezza, ricordandomi il mio valore quando l'indifferenza di Jenna minacciava di distruggermi. Nel frattempo iniziai a documentare tutto: messaggi di testo, ricevute, le notti in cui Jenna non tornava a casa. Se pensava che sarei stato il marito passivo e ignaro, si sbagliava di grosso. Una notte decisi di partecipare a uno degli eventi di lavoro di Jenna, senza invito. L'espressione sul suo volto quando entrai nella stanza era impagabile, un misto di colpa e panico. Damon era lì anche lui, il suo sorriso compiaciuto svanì nel momento in cui i nostri sguardi si incrociarono.
Mi presentai con una stretta di mano che durò abbastanza a lungo da trasmettere il mio disprezzo. «Allora, Damon», dissi sorridendo, «Jenna parla molto bene di te. Deve essere fantastico lavorare insieme». Balbettò qualcosa di incoerente, il suo solito fascino vacillava sotto il peso del mio sguardo. Fu una piccola vittoria, ma sembrò monumentale. La fiducia di Damon si incrinò e la facciata perfetta di Jenna iniziò a crollare. La relazione di Jenna non era più un segreto. I sussurri nel suo ufficio si fecero più forti, le sue amiche si allontanarono e Damon passò a un'altra conquista, lasciando Jenna tra le macerie delle sue scelte. Ma non avevo finito. Mi assicurai di mostrare a Jenna esattamente cosa aveva perso. Passai più tempo con Claire, condividendo foto delle nostre avventure sui social media. I bambini l'adoravano e il contrasto tra il calore di Claire e la freddezza di Jenna era innegabile. Jenna cercò di tornare sui suoi passi, implorando perdono, sostenendo di aver commesso un errore. Ma non ero interessato alla sua redenzione. Aveva scelto la sua strada e ora l'avrebbe percorsa da sola. I suoi disperati tentativi di salvare ciò che avevamo erano sia patetici che irritanti. Una sera mi bloccò in cucina, il volto pallido e rigato di lacrime. «Ethan», iniziò, la voce tremante, «so di aver rovinato tutto. Non so nemmeno chi sono diventata, ma ho bisogno di noi, ho bisogno di te». Mi appoggiai al bancone, le braccia incrociate, fissando la persona che una volta amavo. «E perché, Jenna? Perché ora? Perché Damon ti ha scaricata per la sua prossima vittima? O perché hai finalmente capito cosa hai buttato via?» I suoi occhi si riempirono di lacrime, ma non lasciai che la sua autocommiserazione mi toccasse. Jenna non era dispiaciuta per ciò che aveva fatto, era dispiaciuta di essere stata scoperta, dispiaciuta che il suo piccolo mondo fantastico fosse crollato. «Non sono più lo stesso uomo che pensavi di poter manipolare», dissi, la voce fredda e risoluta. «Ti ho dato tutto, Jenna. Hai fatto la tua scelta, ora vivrai con essa». Mentre Jenna si disfaceva, la mia relazione con Claire divenne la base di un nuovo, più luminoso capitolo della mia vita. Non cercò di aggiustarmi, semplicemente rimase al mio fianco mentre mi ricostruivo. Insieme trovammo gioia nelle piccole cose. Viaggi spontanei, conversazioni notturne che si prolungavano fino alle prime ore del mattino e risate condivise che riecheggiavano in ogni stanza che entravamo. I miei bambini l'adoravano, il che consolidò la mia decisione di andare avanti. Claire li trattava con una gentilezza e un rispetto che Jenna aveva da tempo dimenticato come mostrare. Divenne parte della nostra famiglia, non come sostituta della loro madre, ma come qualcuno che si prendeva cura genuinamente di loro. La vita di Jenna, d'altra parte, stava andando fuori controllo. Le voci sul lavoro divennero implacabili, finché fu costretta a dimettersi. Damon, ormai solo un lontano ricordo, era stato smascherato per il suo comportamento predatorio e licenziato con disonore. La scia di relazioni spezzate lasciò una macchia permanente sulla reputazione di Jenna. Le difficoltà finanziarie si aggiunsero alla sua miseria. Senza lavoro e con risparmi in diminuzione, mi contattava più spesso cercando aiuto. All'inizio ignorai le sue richieste, rispondendo solo quando riguardavano i bambini. Ma ogni conversazione era un doloroso promemoria della persona che era diventata. Una sera, Jenna mi inviò un lungo messaggio sconclusionato. «Ethan, so di averti ferito, ma sono persa. Non so come rimediare e non so come andare avanti senza di te. Per favore, dimmi cosa devo fare». Fissai il messaggio, sentendo uno strano mix di rivalsa e tristezza. Parte di me voleva ricordarle ogni parola crudele, ogni tradimento, ma un'altra parte sapeva che stava già vivendo la sua punizione. Un mese dopo, Jenna chiese di incontrarmi in un caffè locale. Quando arrivai, sembrava l'ombra di se stessa. Il suo sorriso, un tempo radioso, era scomparso, sostituito da una stanchezza che la faceva sembrare più vecchia della sua età. «Grazie per essere venuto», disse sottovoce, stringendo la sua tazza di caffè. Annuii, mantenendo le distanze. «Hai detto che riguardava i bambini». «Sì», rispose, poi esitò. «Ma riguarda anche noi». «Ethan,
So che non posso annullare ciò che ho fatto, ma ho bisogno che tu capisca che non ho mai smesso di amarti, anche quando ho preso le peggiori decisioni della mia vita. Sei sempre stato nel mio cuore. Le sue parole suonavano vuote, come gli echi di una canzone dimenticata da tempo. Scossi la testa. Jenna, l'amore non è quello che hai fatto. L'amore è lealtà, rispetto e onestà. Hai buttato via queste cose per la tua cosiddetta libertà. Le lacrime le rigarono il viso, ma non mi lasciai commuovere. I nostri bambini ci legheranno sempre, ma tu ed io abbiamo chiuso. Devi accettarlo. Si abbandonò al pianto, ma non restai a consolarla. Uscii da quel caffè sentendomi più leggero, come se anni di rabbia e dolore si fossero finalmente dissolti. Per la prima volta dopo molto tempo mi sentii libero. Il divorzio si finalizzò in silenzio, concedendomi l'affidamento primario dei nostri figli. Jenna aveva diritti di visita, ma le nostre interazioni erano minime. Si concentrò sulla terapia e nel rimettere insieme i pezzi della sua vita, mentre io abbracciavo la pace che veniva dal lasciarla alle spalle. Claire ed io ci avvicinammo ancora di più, ma non ci affrettammo verso il matrimonio. Comprendevamo il valore della pazienza, della guarigione e della costruzione di una base che non sarebbe crollata sotto pressione. Divenne la mia compagna in ogni senso della parola, supportiva, amorevole e inflessibilmente onesta. Guardando indietro, la mia vendetta contro Jenna non riguardava la sua distruzione. Riguardava il reclamare me stesso. Avevo passato anni a piegarmi all'indietro per qualcuno che mi dava per scontato. E il suo tradimento mi diede la chiarezza di cui avevo bisogno per liberarmi. Jenna, d'altro canto, avrebbe vissuto per sempre all'ombra delle sue scelte. Aveva perso più di un marito. Aveva perso la sua integrità, i suoi amici e il rispetto di tutti coloro che un tempo l'ammiravano. La sua vita divenne una storia ammonitrice, un promemoria che l'erba non è sempre più verde dall'altra parte. I mesi diventarono anni. E la vita andò avanti. Trovai la felicità nei piccoli momenti, guardare i miei figli crescere, condividere serate tranquille con Claire e perseguire le passioni che avevo messo da parte. Jenna rimase una parte del mio passato, una cicatrice che serviva da promemoria delle lezioni che avevo imparato. Per quanto riguarda Damon, il suo karma lo raggiunse in modi che nemmeno io avrei potuto prevedere. Una causa per cattiva condotta sul lavoro lo lasciò in bancarotta e disoccupabile. Divenne una nota a piedi pagina nella caduta di Jenna, una presenza fugace con conseguenze durature. Nonostante le vittorie, la guarigione non fu semplice come allontanarsi da Jenna. Il suo tradimento lasciò cicatrici che non potevano essere ignorate e il peso emotivo mi seguiva come un'ombra. Di notte, quando la casa era silenziosa e i bambini dormivano, mi ritrovavo a rivivere ricordi, alcuni felici, altri dolorosi. L'amore che una volta provavo per Jenna era reale e nessuna quantità di rabbia poteva cancellarlo. Ma l'amore da solo non era sufficiente per riparare ciò che aveva rotto. Claire notò le mie lotte. Una sera, dopo che i bambini erano andati a letto, si sedette accanto a me sul divano. La sua presenza mi ancorava. «Ethan», disse dolcemente, la sua mano sulla mia, «hai portato questo peso per così tanto tempo. Non devi farlo da solo». Sospirai, appoggiandomi allo schienale. «Non è così semplice, Claire. Pensavo che mi sarei sentito libero dopo tutto con Jenna, ma a volte fa ancora male. Odio che abbia ancora questo potere su di me». Annuì, il suo sguardo fermo. «La guarigione non è un percorso lineare. Sei autorizzato a sentire tutto. Rabbia, tristezza, persino rimpianto. Ma hai già fatto il passo più difficile, andartene». Le sue parole rimasero con me. Claire non era solo la mia compagna, era la mia ancora, la persona che mi ricordava che la vita poteva essere bella anche dopo la tempesta. Nel frattempo, la vita di Jenna continuava a disfarsi. Le conseguenze della sua relazione con Damon avevano distrutto la sua reputazione professionale. Faticava a trovare lavoro, affidandosi a lavori freelance sporadici per sbarcare il lunario. La fiducia che un tempo emanava era stata sostituita da un comportamento fragile, quasi disperato. I bambini iniziarono a notare i cambiamenti nella loro madre. La nostra figlia maggiore, Lily, una volta mi chiese: «Papà, perché la mamma sembra sempre triste?» Mi si spezzò il cuore
ma scelsi le parole con cura. A volte gli adulti commettono errori, tesoro, dissi, inginocchiandomi al suo livello. E quando lo facciamo, può volerci del tempo per rimediare. Ma non è colpa tua, va bene? La mamma ti ama moltissimo. Lily annuì, i suoi occhi innocenti pieni di una comprensione ben oltre i suoi anni. La sua domanda riaffermò il mio impegno a fornire un ambiente stabile e amorevole, sia per lei che per il suo fratellino Max. Non importa quanto Jenna fosse diventata spezzata, non avrei permesso che le sue scelte definissero la loro infanzia. Mesi dopo la finalizzazione del divorzio, Jenna mi contattò con una proposta inaspettata. Voleva incontrarsi, non per riconciliarsi, ma per chiarire le cose. Nonostante le mie riserve, accettai. La curiosità e forse un senso persistente di responsabilità mi spinsero ad accogliere la sua richiesta. Ci incontrammo in un parco vicino alla scuola dei bambini. Jenna sembrava stanca, il suo aspetto un tempo curato ora sostituito da una vulnerabilità cruda. Si sedette su una panchina, giocherellando con le mani mentre mi avvicinavo. «Grazie per essere venuto», iniziò, la voce appena udibile. «So che non merito il tuo tempo, ma ci sono cose che devo dire». Incrociai le braccia, mantenendo una distanza emotiva sicura. «Ti ascolto». Prese un respiro tremante, gli occhi luccicanti di lacrime non versate. Ho passato mesi in terapia cercando di capire perché ho fatto quello che ho fatto, e la verità è che non riconosco nemmeno la persona che sono diventata. Ho distrutto il nostro matrimonio, ferito i nostri figli e perso tutto ciò che contava. Le sue parole erano pesanti, ma mi rifiutai di lasciare che mi trascinassero giù. Jenna, apprezzo la tua onestà. Ma sono andato avanti. Non si tratta più di noi. Si tratta di assicurarsi che Lily e Max abbiano la stabilità di cui hanno bisogno. Annuì, le spalle che si abbassavano sotto il peso della sua colpa. Lo so, volevo solo che sapessi che sto cercando di essere migliore per loro e forse un giorno per me stessa. Per la prima volta vidi un barlume di sincerità nei suoi occhi. Non cancellò il dolore che aveva causato, ma offrì un filo di speranza che potesse eventualmente trovare il suo percorso verso la redenzione. Mentre Jenna lavorava per ricostruire la sua vita, io mi concentravo sul futuro. Claire ed io prendemmo le cose con calma, comprendendo l'importanza di creare una solida base per la nostra relazione. Divenne una parte integrante della vita dei miei figli, non come sostituta di Jenna, ma come una presenza di supporto che si prendeva cura genuinamente di loro. I nostri fine settimana erano pieni di risate e avventure, picnic al parco, serate al cinema e viaggi su strada improvvisati. Per la prima volta in anni sentivo di vivere veramente, non solo sopravvivere. Professionalmente mi buttai nel lavoro, trovando soddisfazione in progetti che riaccendevano la mia passione. L'incoraggiamento di Claire mi spinse a prendere rischi che una volta ero troppo cauto per considerare, e le ricompense furono innegabili. La vita non era perfetta, ma era autentica, e questo era più che sufficiente. Un giorno, Lily portò a casa un progetto scolastico sulla famiglia. Mostrò orgogliosamente il suo disegno, un ritratto stilizzato di me, Claire, Jenna e Max, tutti che ci tenevamo per mano. «Ti piace, papà?» chiese, gli occhi brillanti di entusiasmo. Sorrisi, abbracciandola. «È bellissimo, Lily!» Il suo disegno era un promemoria che, nonostante tutto, eravamo ancora una famiglia in qualche forma. Il perdono non significava dimenticare o scusare le azioni di Jenna, ma significava lasciare andare l'amarezza che mi aveva consumato per così tanto tempo. Anni dopo mi trovai tra il pubblico alla cerimonia di diploma di liceo di Lily, guardandola con orgoglio mentre attraversava il palco. Jenna era lì anche lei, seduta poche file dietro di me. I nostri sguardi si incrociarono brevemente ed ella offrì un piccolo sorriso incerto. Annuii in segno di riconoscimento, una tregua silenziosa tra due persone che una volta avevano condiviso tutto. La vita andò avanti, come sempre FA. Claire ed io, alla fine, ci sposammo in una piccola cerimonia intima, circondati dalle persone che ci avevano supportato nel nostro viaggio. Jenna non partecipò, ma le inviai una foto di Lily e Max dal giorno del matrimonio, un gesto di buona volontà piuttosto che di malizia. Le cicatrici del tradimento di Jenna non scomparvero mai del tutto, ma divennero parte della mia storia,
Una storia di resilienza, crescita e, in definitiva, di pace. La mia storia è solo una tra tante, ma spero che vi abbia fatto riflettere. Voi come avreste reagito in una situazione simile? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Se il video vi è piaciuto, mettete un like e iscrivetevi al canale per non perdervi le prossime storie incredibili.